Metodi convenzionali per asciugarsi un attimo la fronte. Guarda i pesci, guarda tutti i pesci. Oh raga, mi son cacato sotto. Ciao papà. Ciao. C'è un'altra. E siamo di nuovo nel bel mezzo di Ubud per andare a caccia di cena, che probabilmente torniamo nel posto dove siamo stati ieri, anzi senza probabilmente, perché era stra mega buono e costava il giusto, per poi vedere se ci becchiamo uno spettacolo di danza. E sta ricominciando a piovere, li mortacci nostra. Ok, piccolo aggiornamento, quindi siamo tornati esattamente nel posto di ieri, giustamente. Ci siamo presi, io mi sono preso le pork ribs con mashed potatoes e insalata, visto che me l'aveva consigliato una mia amica e ha detto provalo, proviamo, fidiamoci. Lui si è preso invece involtini primavera e tipo Fried flat rice noodle con chicken. E intanto che passeggiavamo però ci siamo fermati e ci siamo presi i biglietti per domani sera, che è tipo spettacolo del fuoco, che è tipo roba tradizionale col fuoco, dragoni, cose del genere, tutto quanto. Appena arriva il cibo mi sa che tempo 2 secondi è già finito. C'ho fame, sì. Anche io, bro. E con una panzetta da esplodere ci siamo fermati nel posticino dove siamo fermati a mangiare l'altro giorno. Siamo presi un cocktailino a testa, un po' di musica dal vivo, ci stava tantissimo. Più che altro è top della serata questo qua, local 100%, capelli lunghi, cappellino da baseball, camicetta vaporwave e polpaccione tempestato di tatuaggi, che si è messo a suonare dicendo io sono ubriaco, io sono un asshole, sono uno stronzo, e ha cominciato a suonare che era una poesia. Cioè avrei pagato il doppio del cocktail senza neanche berlo solo per assistere a questa bellissima sinfonia. E domani ci abbiamo comunque sveglia presto, che andiamo a vedere un'altra parte di Ubud, cioè Ubud, un'altra parte di Bali, molto interessante anche quella, quindi ci vediamo domani. Buongiorno ragazzoni, oggi direzione il tempio madre di Besakih, che è il tempio più grande di tutta Bali, quindi deve essere figo. Però ci aspettano un'ora e 40, un'ora e mezza di motorino che ci stanno aspettando fuori come al solito, e poi probabilmente cascate, un po' di entroterra, un po' di natura e acqua e cose, quindi sembra figo. L'unica roba, pantaloni lunghi, perché ci siamo tirati una bruciata ieri che ancora fa male, quindi let's go. Hello guys. Apa kabar? Hello. Apa kabar? How are you today? Ok, vi ho skippato un'ora e 40 di motorino, tempio, montagnone dietro, e adesso è tipo un villaggione enorme a quanto pare, con alla fine di tutto il villaggio il tempio principale, e come dicevo prima è il più grande di tutta Bali. Beh, alla fine siamo saliti su un autobussino che ci porterà fino a su, però solo in su, non in giù. E oltre ai 15.000, no, 150.000 a biglietto, che quindi sono tipo una decina di euro, ci hanno appioppato senza molta scelta un vasettino di fiori e incensi per poter andare a pregare e vedere l'ultima parte del tempio. Penso perché senza quello per andare a pregare non puoi andare a vedere l'ultima parte del tempio, quindi ci sta anche così. That one is the mother and also like the biggest temple from Bali. This big one. This is the mother temple. Yeah. Okay. Like the oldest temple, and this one I can buy until about the was built from 8th century. Each century, yeah. Century. It's like Brahma, Shiva, and Vishnu. Like the mother temple, this one is from 11th century. Okay. Okay. When you're looking like the stone, this one is the not original. This is the stone. This is the new. New stone, okay. This is the stone. This one you can buy from the lava.
from the okay. volcanics. Yeah. And then from on the behind of the temple, have the mountain, and this is the name about the mountain. This is the Mount Agung. Ok. It's like the Mount Agung is very big eruption about the 1,960. Like in, you know, it's like Pinis and Nyepi. Ok. Nyepi in Bali, have the ceremonies like about the Selan Day, Ok. the 12th day, and from here have the big ceremony. And how long is the ceremony? This one is until about the 21 day. 21 day of ceremony. What do you do in the ceremony? It's like the ceremony. This is like all the people. The normally it's like the people Hindu from Bali. Yeah. They come to here. Yeah. And then why have the nice parking like on the Yeah. bottom. Normally the parking not for Yeah. the tourists. Yeah. Yeah. This is for the people Hindu. So it's dancing, praying, staying together. Have the dancing like inside. Okay. And have the rajang. And then have the people Hindu come to the praying. They already finished praying. The people going back. Okay. Not living here. Mhm. I think the live maybe the priest. Maybe have the someone living here. Small quantity. Small, not many people. Just. Yes. Okay. Praying. Come back. Come back praying, and back. come Okay. Okay. A lot of people. Yeah. Many people. Saranno ormai 15 minuti che camminiamo. Adesso forse abbiamo raggiunto la parte principale, quello più antico. You see. So this the Sun God. ancient one, The last one. Yeah. The Yeah. highest. but is the more old one. No. This No? is same from 11th century. Same period. And why you have dragons to protect? Yeah. This is like maybe not the dragon. Maybe Okay. have like the lion. Okay. And then the normally two. Yeah. Because this is the symbol like for the guardian. Okay. Like for the protects. Must do, yeah. Okay. For like balloon, for Mhm. balance, good in bed like young and him. Wow. Ok, beh, alla fine non sono riuscito a mostrarvelo perché non si poteva entrare a fare il video, giustamente, perché era solo per preghiera. Comunque gli incensini che avevamo li abbiamo accesi, ci siamo seduti insieme alla guida anche, abbiamo pregato insieme con praticamente usi i fiori, ogni colore di fiore ha il suo simbolo e la sua funzione, e li passi attorno all'incensino e preghi per quella divinità, e fai così per ogni tipo di colore, per ogni divinità, e finito quello ti battezzano, più o meno. Cioè ti buttano dell'acqua addosso e ti lavi la faccia così da purificarti. E poi la vedi anche bene. E poi sì, infatti quello sono un po' preoccupato. Però bello, cioè ci stava a fare l'esperienza almeno una volta. Adesso aspettiamo l'altro che è andato anche lui a pregare, e poi mi sa che torniamo anche indietro. So you have this temple is for This is for the royal family. this one. One complex. Okay. This is for the priest. Okay. Brahmana for the priest. Okay. Ksatria, this is for the warrior, like for the royal Oh, family. okay. Vaishya, this is for the economy. Mhm. And Shudra, this is for the farmer. Ok. Different caste, yeah. Ok. E col tempio ormai alle nostre spalle lo salutiamo per dirigerci verso una postazione che ci hanno detto loro, tipo una terrazza da cui vedi tutto dall'alto in mezzo alle montagne, molto figo, poi ci fermiamo a mangiare, ci rilassiamo un attimo, ci riposiamo 2 secondi per poi probabilmente andare alle cascate, però vediamo anche dopo, se decidiamo dopo. Non ho proprio voglia di far cascate, soprattutto se inizia a piovere. Esatto, se inizia a piovere. Esatto. Beh, ci siamo fermati nel posto panoramico che avevamo visto anche lungo la strada. L'amico ha portato una papaya dal suo albero, cochina e la vista. E praticamente c'è Ubud, è là dietro, qui è Denpasar dove c'è l'aeroporto, Kuta Beach e tutto quanto, e è stupendo, proprio figo. E lui ci aprirà adesso la sua papaya del suo albero, che è una figata totale. E intanto che il nostro amico sta sbucciando la papaya, fuori sta diluviando.
E dopo quintalate di pioggia siamo completamente fradici, sia dentro di sudore che fuori di pioggia. C'è Thomas, si vede perfettamente lo stacco qua di stonzo. Eh sì, perché la terra non l'ho presa bene, quindi è entrato un po' di peso dentro. Però adesso li abbiamo salutati, adesso ci riposiamo un attimino, doccetta di sicuro. Ci riposiamo un attimo e poi stasera verso le 6 e qualcosa usciamo e andiamo a prendere la navetta che ci porterà a vedere lo spettacolo pirofilo. Belli le pirofile, sai quanto sono utili, cazzo? Sì. No, non è vero. È una grande invenzione le pirofile. Madonna, stavo registrando i sassi sul muro. Ed eccoci qua, seduti sulle scalinate di fronte al parco, con di fronte Ubud Palace, in attesa dell'autobus che ci porterà qua, perché alla fine abbiamo controllato sono 5 km, quindi no grazie andare a piedi. Ciao mamma, sono in televisione. Comunque autobusino e poi spettacolo. Let's go ski. Beh, siamo arrivati, c'è questo simpaticissimo signore che sta passando con molta delicatezza un panno molto bagnato per asciugare, però a noi va bene lo stesso. E praticamente un'arena fatta di panchine di ferro e questa è la piazzetta in cui probabilmente si esibiranno. La cosa che ci preoccupava in realtà era tipo, noi ok abbiamo l'andata con il passaggio, ma il ritorno ce l'abbiamo, no? Ce la Sai fanno cosa pagare. No, sai cosa mi rasserena? Che le macchine sono ancora parcheggiate là. Quindi cos'è, ne rubi una? No, secondo me è compreso. Ah, o forse è pagato. Boh, spero di no, porca di quella puttana, perché a me si era un attimo i coglioni anche. Comunque adesso siamo un attimo in anticipo, sono le 6:40 e lo spettacolo inizia tipo alle 7:30. Minchia. Partita League? Non carica. Ok, sì. Partita League. Partita League. Vabbè, giusto per fare un resoconto abbiamo letto il bigliettino. Praticamente ci sono questi due sposini che vengono separati. Questi due sposini però hanno un acerrimo nemico e uno scagnozzo che cerca di ucciderli e di farli fuori. Però questi due praticamente si scappano, mille avventure, tutto quanto, finché praticamente lui della coppia uccide il nemico con un esercito di scimmie. Fine. Ha aiutato giustamente dalle divinità, comunque non può mancare. Boh, e dura un'ora sto spettacolo, quindi non so quanto effettivamente riusciremo a capire. Con il nostro amico che sta ancora chiudendo per terra che non è fatto bagnato. Esatto, perché c'erano le pozzanghere per terra, lui sta asciugando le pozzanghere da per terra. Con una tappa bagnata. Quella topa di tua moglie. Una tappa di tua moglie, Mickey Mouse. È Ted. Che brutta persona. Non è colpa mia, colpa del ristorante. Finito lo spettacolo è stata veramente una figata molto coinvolgente, molto spettacolare, il ritmo della Madonna, non so come abbiano fatto a tenerlo per così tanto tempo. Se anche Thomas vuoi dare un parere? Molto bello, sto cercando il bagno. Vabbè, comunque oggi abbiamo cambiato un attimo il ristorantino, giusto per provare anche qualcosa di diverso, non diverso di cibo molto, perché io ho riso fritto, lui ha uno spaghetto fritto, quindi vabbè, siamo là. Però è giusto ambientazione un attimo nuova, molto bella, devo dire, con le piantine, tutto quanto, e Thomas che sta accarezzando il doggo. Comunque, bella raga, ci becchiamo forse dopo, non lo so, ciao.
Buona giornata, anche se fuori non è assolutamente una buona giornata perché sta abbastanza piovendo. Quindi il piano di oggi è un po' relax, stare tranquilli, risistemare le valigie perché abbiamo in questi paio di giorni abbiamo ritappezzato tutta quanta camera di cose in giro, quindi sarà un attimo da risistemare il tutto. Adesso caffettino, ci stiamo guardando un bel video sul catture di Pokémon, ci sta. E piani di oggi cos'è? Andare a mangiare, andare a prendere un po' di souvenir, qualcosina di pensierini, Andare a farci fare i massaggi. andarci a fare un massaggio. Eccoci tornati in mezzo alle bancarelle del mercato centrale di Ubud, fra generatori che stanno andando a profusione, profumi orientali di spezie, di incensi e 1,5 tonnellate di souvenir e minchiatine, e letteralmente minchie, sì, per andare alla ricerca di qualche souvenir, qualcosina da portare a casa, che sia un braccialettino, una collanina o qualcosa del genere. Ci sono anche dei teschi. Dove sono i teschi? Lì. Ah, dai, i teschi. Se volevi guardare. Beh, io il mio l'ho dato, i miei soldini li ho spesi e direi anche basta. Quindi amici, se vedete questo video accontentatevi di quello che ricevete. Se non ricevete niente, cazzi vostri. Non eravate abbastanza amici. Esatto. No, scherzo. Adesso andiamo alla ricerca di roba per lui in un'altra zona di sto mini market, che a quanto pare non è tanto mini ma è 1 giga, perché oltre a quello lì continua per tutto il resto della strada. Bello che siamo passati davanti a 500.000 bancarelle e lui che gli serve roba da prendere, no grazie, no grazie, no grazie, no grazie. La differenza di quell'altra che siamo stati la prima volta era qua. Sì, ma nulla ti costa da guardare. No, perché non può dire no alla gente, quando tu stavi trattando a livello monetario, non me ne sono andato, io non so dire no alla gente. Beh, intanto persi fra chiacchiere e tutto quanto, alla fine ci siamo seduti di solito al ristorantino, sempre quello. Però a differenza delle altre volte sto giro, a parte una cosa che è la solita zuppetta al curry con latte di cocco e pollo e rice cake, che è una roba fenomenale, è veramente stupenda. Sto giro invece abbiamo provato intero cosciotto di pollo fritto con riso, verdure, qualcosa piccante, qualcosa piccante, qualcosa piccante con le cipolle, piattino di frutta e tegoline. Invece qua abbiamo uno spiedino di tofu con peperone, sembra, rice cake di accompagnamento, una salsa di soia aromatizzata a peperoncino, salsa al sesamo, loro, e la solita salsina piccante. Quindi buon appetito a tutti. Ci vediamo dopo che finiamo l'altra parte di shopping e tutte cose molto bene. Piccolo aggiornamento allora, Thomas è riuscito a trovare tutti i souvenir e cose da portare a casa e adesso più che altro se andate a chiedere al Water Palace, purtroppo questa sera non fanno l'evento, quindi ci si accontenta di andare dentro e vedere un po' di lucette e cose mistiche. Quindi il programma di questa sera sarà massaggino tattico, andiamo a vedere il Water Palace, che almeno tocca farlo perché comunque è qua, tanto vale, e per finire mangiatina nel posto che siamo stati ieri perché era veramente delizioso. Mi hanno toccato parecchio le chiappette. Ci hanno fatto vestire come dei perfettini indianini. A differenza di ieri abbiamo anche la terrazza, che sono le 10 quasi, e adesso andiamo anche in direzione Cuta. Anche Ferrero, Kinder Bueno. tanta roba.